Ciao a tutti e benvenuti. Sono Giovanni e insieme a me c'è Alessia. Ciao ragazzi, che bello avervi qui oggi. Siamo davvero felici di accompagnarvi in questa nuova lezione di italiano. Oggi parliamo di un tema che riguarda un po' tutti noi, la vita di tutti i giorni, i progetti, le scelte e le conversazioni che facciamo ogni giorno con gli amici, con i colleghi, in famiglia. Esatto. Il tema di oggi è pianificare la vita quotidiana, viaggi, tempo libero e lavoro. Un argomento reale, pratico, che viviamo tutti i giorni. E proprio per questo vogliamo che questa lezione sia utile, naturale e vicina alla tua realtà. Che tu stia imparando l'italiano da poco o che tu voglia migliorare la tua fluidità, qui troverai qualcosa di concreto. La lezione è pensata per 2 livelli. Una parte iniziale, adatta a chi è principiante, livello A1-A2, e una seconda parte più avanzata, per chi ha livello B1 o sta lavorando per arrivare a B2. Durante questa lezione imparerai nuove parole e frasi che si usano davvero nella vita di tutti i giorni. Niente frasi da manuale obsolete o troppo formali. Solo italiano autentico. In particolare vedrai, primo, un blocco di vocabolario utile e pratico, con parole che ti serviranno subito. Secondo, 2 dialoghi realistici, uno tra amici che pianificano un weekend fuori e uno tra colleghi che parlano di lavoro e vita privata. Poi analizzeremo insieme le frasi più importanti, quelle che fanno la differenza quando parli con un madrelingua. E non finisce qui. Ci sarà un esercizio speciale per la tua pronuncia e la tua fluidità, lo shadowing. Lo shadowing ti aiuta a parlare con il ritmo giusto, con l'intonazione naturale, come fanno gli italiani veri. Ti guideremo passo dopo passo, con calma all'inizio e poi un po' più velocemente, per sfidare il tuo ascolto e la tua capacità di reagire in tempo reale. E alla fine riascolterai i dialoghi con le orecchie nuove, perché avrai già praticato le frasi, capito il vocabolario e sentito il suono della conversazione. Questa lezione non è solo per ascoltare, è per partecipare, per parlare, per sentirti sempre più sicuro. E vogliamo dirti una cosa, non importa se sbagli, non importa se sei lento all'inizio, ogni parola che dici ti avvicina al tuo obiettivo. L'importante è continuare, provare, ripetere, parlare, anche da solo, davanti allo specchio, in cucina, mentre cammini. E noi siamo qui per questo, per darti gli strumenti, la motivazione e la compagnia lungo il cammino. Quindi, se oggi hai voglia di imparare, di ascoltare bene e di parlare un po' di più, sei nel posto giusto. Pronto? Pronta? Allora cominciamo. Ecco a voi il vocabolario che vi servirà oggi. Abbiamo scelto con cura 6 parole e frasi utili che sentirete nei dialoghi e che potete usare subito nella vita reale. Le diremo prima io, lentamente, e poi Giovanni le ripeterà a velocità naturale. Ascoltate bene la pronuncia, il ritmo, l'intonazione. Prima parola, prenotare. Prenotare. Verbo. Significa riservare qualcosa in anticipo. Una camera d'albergo, un ristorante, un biglietto del treno. Per esempio, ho prenotato un tavolo per 2 al ristorante stasera. Prenotare. Seconda espressione. Che ne dici se... Che ne dici se... È una frase molto comune tra amici per fare una proposta in modo gentile e informale. Per esempio, che ne dici se andiamo al mare questo weekend? È un modo educato per iniziare una conversazione e coinvolgere l'altra persona. Che ne dici se... Terza parola, weekend lungo. Weekend è lungo. Sostantivo. Significa un fine settimana con un giorno in più, di solito grazie a un ponte festivo.
Per esempio, a Pasqua abbiamo un weekend lungo. Pensavo di andare in montagna. Attenzione, in italiano spesso usiamo parole inglesi come weekend, ma con l'accento italiano. Weekend. Weekend lungo. Quarta espressione. Non vedo l'ora di. Non vedo l'ora di. È un modo molto espressivo per dire che sei entusiasta, che aspetti con ansia qualcosa. Letteralmente significa non posso aspettare, ma in italiano si usa proprio così. Per esempio, non vedo l'ora di staccare un po' dal lavoro e fare qualcosa di diverso. Oppure, non vedo l'ora di vederti. Non vedo l'ora di. Quinta parola. Staccare. Staccare. Verbo. In questo contesto significa fare una pausa, prendersi un momento per sé, soprattutto dal lavoro. Per esempio, ho bisogno di staccare un attimo, questa settimana è stata pesante. Si può usare anche con il cellulare. Stacco il telefono e vado a camminare in mezzo alla natura. Staccare. Sesta espressione, in realtà. In realtà, avverbio. Si usa per correggere qualcosa o per dire la verità dopo una supposizione. Per esempio, pensavo di essere libero sabato, ma in realtà devo lavorare. Oppure, in realtà preferirai andare in campagna invece che al mare. Attenzione, non significa realmente in tutti i contesti, ma spesso a dire il vero, in verità. In realtà. Settima parola, darsi un'organizzata. Darsi un'organizzata, espressione informale molto usata nella lingua parlata. Significa mettersi in ordine, organizzarsi meglio, soprattutto con il tempo o con le attività. Per esempio, devo darmi un'organizzata con le faccende di casa, oppure, se vogliamo partire sabato, dobbiamo darci un'organizzata prima. Notate l'uso del verbo riflessivo e dell'articolo. Non si dice organizzare, ma darsi un'organizzata. È un'espressione fissa. Darsi un'organizzata. Ultima espressione. Lavoro da remoto. Lavoro da remoto, sostantivo. Significa lavorare da casa o da un luogo diverso dall'ufficio, collegandosi al computer. Per esempio, da quando lavoro da remoto ho più tempo libero durante la giornata. A volte si dice anche lavorare in smart working, ma lavoro da remoto è più chiaro e sempre corretto. Lavoro da remoto. Ripetiamo velocemente tutte le espressioni, così le tenete in mente prima dei dialoghi. Prenotare. Che ne dici se... Weekend lungo. Non vedo l'ora di... Staccare. In realtà. Darsi un'organizzata. Lavoro da remoto. Perfetto. Ora che conoscete queste parole e frasi, le riconoscerete nei dialoghi che stiamo per ascoltare. E non preoccupatevi se non capite tutto subito. L'importante è cogliere il senso generale e poi, con la ripetizione, tutto diventerà più chiaro. Sì, ascoltate con calma. Immaginate la scena. Pensate a chi parla, perché lo dice e come si sente. Il contesto vi aiuterà a capire. Ecco il primo dialogo. È una conversazione tra due amici, Marco e Giulia. Il livello è a 1-2, quindi il linguaggio è semplice, chiaro, ma soprattutto naturale, come si parla davvero tra amici quando si organizza un weekend insieme. Ascoltate bene, non si tratta di capire ogni singola parola, ma di cogliere il senso, l'energia, l'intenzione dietro le frasi. Immaginate la scena. È venerdì pomeriggio. Il sole splende e Marco chiama Giulia per proporle qualcosa di carino. Niente formalità, solo due persone che vogliono divertirsi un po'. Ecco il dialogo. Ciao Giulia. Allora, che fai questo weekend? Ciao Marco, non ho ancora deciso. Perché? Hai qualche idea? Sì, che ne dici se facciamo un weekend lungo in Toscana? Che bello! In realtà volevo proprio staccare un po' dal lavoro. Dove avevi pensato? Avevo pensato a Siena. È una città bellissima, piena di storia e ci sono ottimi ristoranti. Perfetto! Quando partiamo?
Sabato mattina presto, così arriviamo in tempo per pranzo. Ottimo! Dobbiamo prenotare l'albergo? Sì, meglio prenotare prima. Stasera cerco qualcosa di carino e ti mando il link. Grazie, non vedo l'ora di partire. Neanche io. Sarà una bella pausa. Ora passiamo al secondo dialogo. Questo è un po' più avanzato, livello B1, ed è tra due colleghi, Anna e Luca. Si trovano in pausa pranzo, forse in ufficio o in un bar vicino, e parlano di come gestiscono il tempo libero, il lavoro, la stanchezza. Il tono è più riflessivo, ma sempre molto colloquiale. Dialogo 2. Anna e Luca. Luca, hai già deciso cosa fai a maggio? Sì, finalmente. Ho chiesto un giorno di ferie per fare un ponte. Voglio staccare davvero. Che fortuna! Io invece devo lavorare. Ma in realtà anche io dovrei darmi un'organizzata con il tempo libero. È vero. Spesso pensiamo solo al lavoro e poi non abbiamo più energie per altro. Esatto. Da quando lavoro da remoto pensavo di avere più flessibilità, ma finisco sempre per lavorare di più. Capisco. Io cerco di chiudere il computer alle 7, anche se non ho finito tutto. Buona idea! A volte bisogna imparare a dire basta. Proprio così. Comunque, ho prenotato una piccola casa in campagna. Solo 3 giorni, ma spera di ricaricarmi. Che bello! Non vedo l'ora di fare anch'io un weekend così. Prenota qualcosa, non l'aspettare troppo. Hai ragione. Forse è ora di darmi un'organizzata. Belli, vero? 2 dialoghi diversi per stile e livello, ma entrambi parlano di una cosa importante: prendersi cura di sé. Nel primo c'è l'entusiasmo dell'amicizia, la voglia di partire, di cambiare aria. Niente di complicato, solo 2 persone che si fidano l'una dell'altra e decidono di fare qualcosa insieme. Nel secondo, invece, c'è una riflessione più matura. Si parla di equilibrio, di fatica, di come il lavoro possa rubare tempo alla vita vera. Ma c'è anche la soluzione: organizzarsi, fermarsi, prenotare un momento per sé. E proprio per questo vogliamo che queste frasi non restino solo nei dialoghi, vogliamo che diventino vostre, che le usiate quando parlate con un amico, quando scrivete un messaggio, quando vi sentite stanchi e volete dire basta, voglio staccare. Per questo, ora andiamo a scoprire insieme le frasi più utili che avete appena sentito. Le ascolteremo, le analizzeremo e capiremo perché sono così efficaci nella conversazione quotidiana. Pronti? Partiamo con la prossima parte. Ora che avete ascoltato i 2 dialoghi è il momento di fermarci su alcune frasi chiave. Non vogliamo solo ripetere le parole, ma capire davvero come funzionano nella lingua parlata, perché gli italiani le usano così spesso e come potete usarle voi nella vostra vita quotidiana. Esatto. Questa parte si chiama le frasi che fanno la differenza. Quelle espressioni che, se le sai usare, ti fanno sembrare subito più naturale, più fluente, anche se non conosci migliaia di parole. La prima frase viene dal dialogo tra Marco e Giulia. Che ne dici se facciamo un weekend lungo in Toscana? Ripetiamola. Che ne dici se? Che ne dici se? Letteralmente, questa frase significa cosa pensi se? Ma in italiano è il modo più comune e naturale per fare una proposta tra amici. È molto più morbido di dire facciamo perché coinvolge l'altra persona, la fa sentire parte della decisione. Immaginate di dire facciamo un giro in centro. Suona un po' diretto, quasi come un ordine. Invece, che ne dici se facciamo un giro in centro? Dà spazio all'altro di rispondere, di accettare, di proporre qualcosa di diverso. È una di quelle frasi che senti ovunque, tra amici, in famiglia, anche tra colleghi quando si vuole essere gentili. Potete usarla con qualsiasi attività. Che ne dici se andiamo al cinema stasera? Che ne dici se proviamo quel nuovo ristorante? Che ne dici se ci vediamo domani pomeriggio? E notate che non è formale. Non si usa in un'email o con un capo, ma tra persone con cui avete un rapporto informale. È una frase calda, amichevole. Passiamo alla seconda. Non vedo l'ora di partire, detta da Giulia. Ripetiamo. Non vedo l'ora di...
Non vedo l'ora di... Questa è una delle espressioni più usate in italiano quando si è entusiasti, quando si aspetta qualcosa con impazienza. Letteralmente significa non posso aspettare, ma in italiano si usa esattamente così, con questo giro di parole. Non si dice sono eccitato o sono contento, anche se è vero, ma non vedo l'ora di trasmette molto di più. Emozione, attesa, voglia di vivere quel momento. Per esempio, non vedo l'ora di vederti. Non vedo l'ora di assaggiare quella torta. Non vedo l'ora che arrivi sabato. Attenzione, si usa sempre con il verbo all'infinito dopo di. Mai non vedo l'ora che parto. Errore comune, si dice non vedo l'ora di partire. E la pronuncia? Attenzione alla R in l'ora, non è una A, è una R leggera, l'ora. Questa frase è perfetta per mostrare entusiasmo senza esagerare. È sincera, diretta, ma educata. Ora passiamo a una frase più informale, ma molto comune nella vita di tutti i giorni. Dovrei darmi un'organizzata con il tempo libero. Ripetiamo, darsi un'organizzata. Darsi un'organizzata. Questa non è una frase che trovi nei libri di grammatica, ma la senti ovunque. Significa mettersi in ordine, organizzarsi meglio, prendere in mano la situazione. Non è solo fare una lista, è un atteggiamento mentale. Basta procrastinare, basta caos, è ora di agire. Per esempio, devo darmi un'organizzata con le pulizie di casa. Se voglio imparare l'italiano, devo darmi un'organizzata con lo studio. Oppure, come in dialogo, è ora di darmi un'organizzata con il tempo libero. Notate la struttura. Darsi più un'organizzata. Non è un verbo regolare, è un'espressione fissa. Si usa al posto di organizzarsi quando si vuole dare più enfasi, più concretezza. E spesso si usa con un tono un po' autocritico, ma positivo. Lo so che sono un disastro, ma voglio cambiare. È una frase che mostra maturità, consapevolezza, e gli italiani la adorano. Altra perla del dialogo tra colleghi. Voglio staccare davvero. Ripetiamo, staccare davvero. Staccare davvero. Qui staccare non significa spegnere la luce o togliere una spina. Significa prendersi una pausa, fare una pausa mentale, allontanarsi dal lavoro, dallo stress, dai pensieri. È un verbo molto usato, soprattutto negli ultimi anni, con il lavoro da remoto e il burnout. Per esempio, ho bisogno di staccare per qualche giorno. Stacco il cellulare e vado a camminare. Stasera stacco dal lavoro e penso solo a me. E quando si aggiunge davvero, come in voglio staccare davvero, diventa ancora più forte. Non è una pausa qualsiasi, è una pausa seria, profonda, necessaria. Non voglio solo chiudere il computer, voglio dimenticare le email, i pensieri, le scadenze. Voglio ricaricarmi. È una frase che dice ho bisogno di respirare. E in un mondo sempre connesso è una frase che tutti capiscono. Poi c'è in realtà, usata sia da Giulia che da Anna. In realtà volevo proprio staccare un po' dal lavoro. In realtà anche io dovrei darmi un'organizzata. In realtà. Questa piccola espressione serve per correggere qualcosa, per chiarire, per dire la verità dopo una supposizione. Per esempio, pensavo di essere libero ma in realtà devo lavorare. In realtà preferisco il caffè al tè. Oppure, sembrava arrabbiato, ma in realtà era solo stanco. Non è formale, non è fredda. È un modo elegante per cambiare idea senza sembrare indecisi. E funziona benissimo in conversazione perché dà spazio a una riflessione più profonda. Infine, una frase pratica, utile, che potete usare subito. Meglio prenotare prima. Non è una regola, è un consiglio, un'abitudine italiana. In Italia, per i ristoranti, i treni, le vacanze, meglio prenotare prima è quasi un comandamento. Perché? Perché se aspetti non trovi posto. Quindi meglio è un modo semplice per dire è più saggio, è più sicuro, è la cosa giusta da fare. Altri esempi. Meglio partire presto, c'è traffico. Meglio portare un maglione, fa fresco. Meglio chiamare prima, così sappiamo se sono aperti. È una struttura molto comune. Meglio più verbo all'infinito. Facile da usare, efficace, naturale.
Ecco fatto. Abbiamo visto 6 frasi che, se le imparate, vi apriranno tante porte nella conversazione quotidiana. Non dovete impararle tutte subito. Sceglietene 1, 2 e provatele oggi stesso. Dite «non vedo l'osa di» a un amico. Chiedete «che ne dici se?» Oppure guardatevi allo specchio e dite «è ora di darmi un'organizzata». E vedrete che piano piano parlerete con più naturalezza, con più sicurezza. Perché non si tratta di parlare perfetto, si tratta di parlare reale. E ora è il momento di parlare davvero. Pronti per l'esercizio più utile di tutti? Pronti per lo shadowing? Ora che avete sentito le frasi più utili, è il momento di fare un passo avanti. Non basta capire, non basta ripetere nella testa. Per parlare bene una lingua bisogna sentirla in bocca, nel ritmo, nell'intonazione. E per questo oggi vi portiamo in un momento speciale, l'esercizio di ripetizione guidata. Quello che in italiano chiamiamo spesso shadowing, anche se ormai questo termine lo usiamo tutti, perché non esiste una parola precisa che renda l'idea. Esatto. Lo shadowing, o come preferiamo dire noi, l'esercizio di eco, è uno dei metodi più efficaci per migliorare la pronuncia, il ritmo, l'intonazione e soprattutto la sicurezza nel parlare. Il segreto? Ripetere subito dopo il parlante, come un'ombra, senza pensare, senza tradurre, solo ascoltare e parlare. Funziona così. Io e Giovanni diremo una frase. Voi ascoltate con attenzione. Poi faremo una breve pausa di 3 secondi e voi ripetete ad alta voce, sì, ad alta voce, esattamente quello che avete sentito. Poi noi ripetiamo la frase, così potete controllare se avete fatto bene. È come avere un insegnante che vi guida passo dopo passo, ma in autonomia, a casa vostra, quando volete. E non preoccupatevi se all'inizio vi sentite strani. È normale. Quando parliamo una lingua straniera, spesso abbiamo paura di sbagliare, di sembrare ridicoli, ma qui non c'è giudizio, solo pratica. E ricordate, ogni volta che ripetete una frase ad alta voce, state rinforzando la vostra memoria, la vostra pronuncia, il vostro coraggio. Cominciamo con le frasi più semplici, dal primo dialogo. Sono frasi brevi, chiare, perfette per chi sta iniziando. Rilassatevi, mettetevi comodi e soprattutto parlate, anche se siete soli, anche se nessuno vi sente. È così che si migliora. Pronta? Ecco la prima frase. Che ne dici se facciamo un weekend lungo in Toscana? Che ne dici se facciamo un weekend lungo in Toscana? Seconda frase. In realtà volevo proprio staccare un po' dal lavoro. In realtà volevo proprio staccare un po' dal lavoro. Terza frase. Dobbiamo prenotare l'albergo? Dobbiamo prenotare l'albergo? Quarta frase. Sì, meglio prenotare prima. Sì, meglio prenotare prima. Quinta frase. Non vedo l'ora di partire. Non vedo l'ora di partire. Sesta frase. Sarà una bella pausa. Sarà una bella pausa. Bravi! Avete fatto un ottimo lavoro. Avete sentito come il ritmo cambia da frase a frase? Come l'intonazione sale quando si fa una domanda o scende quando si esprime entusiasmo? Questo esercizio non serve solo a memorizzare parole, serve a imparare come si parla, non solo cosa si dice. Ora però alziamo un po' la sfida. È il momento della ripetizione rapida, una specie di allenamento intensivo. Questa volta non ci sarà la pausa. Io e Giovanni diremo una frase e voi dovrete ripeterla subito, senza esitare, come se foste in una vera conversazione. È più difficile, sì, ma è anche più utile, perché vi abitua a reagire velocemente, senza tradurre mentalmente. Attenzione, non si tratta di essere perfetti, si tratta di provare, di osare, di parlare anche quando non siete pronti.
perché nella vita reale nessuno vi darà 3 secondi di pausa. Dovete rispondere subito. Ripetizione, livello intermedio. Pronti? Via! Ho chiesto un giorno di ferie per fare un ponte. Ho chiesto un giorno di ferie per fare un ponte. Voglio staccare davvero. Voglio staccare davvero. Da quando lavoro da remoto finisco sempre per lavorare di più. Da quando lavoro da remoto finisco sempre per lavorare di più. Non vedo l'ora di fare anch'io un weekend così. Non vedo l'ora di fare anch'io un weekend così. Forse è ora di darmi un'organizzata. Forse è ora di darmi un'organizzata. Che emozione! Avete sentito la differenza? All'inizio con calma, per capire, per sentire, poi più veloce, per allenare il cervello a reagire in tempo reale. E se non ce l'avete fatta a seguire il ritmo? Nessun problema. Rifatelo, fermate il video, provate ancora. Ogni volta che ripetete, diventate più bravi. Non importa quanto ci mettete, l'importante è non fermarsi. E ora, per chiudere in bellezza, riascolteremo i 2 dialoghi completi, ma questa volta sarà diverso. Perché ora conoscete il vocabolario, avete ripetuto le frasi, le avete sentite in bocca. Ascoltate con nuove orecchie e questa volta, forse, vi accorgerete di capire molto di più. Pronti per il secondo ascolto? Partiamo. Ecco a voi il secondo ascolto dei 2 dialoghi. Questa volta non è solo per capire il contenuto, ma per riconoscere le frasi che avete appena imparato, per sentire il ritmo che avete praticato, per notare dettagli che magari prima vi erano sfuggiti. È incredibile come dopo aver lavorato sulle parole, sulle espressioni, sulla pronuncia, un dialogo che prima sembrava veloce o difficile, ora risulti molto più chiaro. È come se all'improvviso aveste acceso una luce dentro la conversazione. E non è che il dialogo è cambiato. Siete voi che siete cresciuti. Ascoltate con attenzione ma senza stress. Non dovete prendere appunti, non dovete analizzare ogni parola. Lasciatevi andare. Immaginate di essere lì. Siete seduti in piazza con Marco e Giulia mentre parlano della loro gita. Oppure siete al bar con Anna e Luca, in pausa dal lavoro, mentre riflettono su quanto tempo libero riescono a dedicarsi. Sentite le pause, le risate sotto traccia, il modo in cui una frase finisce con una salita di voce perché è una domanda, o con una discesa perché è una certezza. Questo è l'italiano vero, non perfetto, non recitato, vero. Ciao Giulia. Allora, che fai questo weekend? Ciao Marco, non ho ancora deciso. Perché? Hai qualche idea? Sì, che ne dici se facciamo un weekend lungo in Toscana? Che bello! In realtà volevo proprio staccare un po' dal lavoro. Dove avevi pensato? Avevo pensato a Siena. È una città bellissima, piena di storia e ci sono ottimi ristoranti. Perfetto! Quando partiamo? Sabato mattina presto, così arriviamo in tempo per pranzo. Ottimo! Dobbiamo prenotare l'albergo? Sì, meglio prenotare prima. Stasera cerco qualcosa di carino e ti mando il link. Grazie, non vedo l'ora di partire. Neanche io. Sarà una bella pausa. Bellissimo, vero? Avete notato come Marco usa meglio prenotare prima? Con naturalezza, come se fosse ovvio. E Giulia con quel non vedo l'ora di partire, quanto entusiasmo c'è in quella frase, e pure emozione. E ora passiamo al secondo dialogo. Lo riascoltiamo con calma, ma questa volta cercate di cogliere le sfumature. Anna non dice solo che deve lavorare, dice in realtà dovrei darmi un'organizzata. C'è un tono di autocritica, ma anche di voglia di cambiare. E Luca, quando dice voglio staccare davvero, lo dice con forza. Non è una pausa qualsiasi, è un bisogno. Luca, hai già deciso cosa fai a maggio? Sì, finalmente. Ho chiesto un giorno di ferie per fare un ponte. Voglio staccare davvero. Che fortuna! Io invece devo lavorare. Ma in realtà anche io dovrei darmi un'organizzata con il tempo libero. È vero. Spesso pensiamo solo al lavoro e poi non abbiamo più energie per altro. Esatto. Da quando lavoro da remoto pensavo di avere più flessibilità, ma finisco sempre per lavorare di più. Capisco. Io cerco di chiudere il computer alle 7, anche se non ho finito tutto. Buona idea! A volte bisogna imparare a dire basta.
Proprio così. Comunque, ho prenotato una piccola casa in campagna. Solo 3 giorni, ma spera di ricaricarmi. Che bello! Non vedo l'ora di fare anch'io un weekend così. Prenota qualcosa, non l'aspettare troppo. Hai ragione. Forse è ora di darmi un'organizzata. Quanta vita in queste parole! Non sono solo frasi di esempio, sono pensieri veri, emozioni vere, situazioni che capitano a tutti. E il bello è che ora, mentre le sentite, non sono più solo parole in una lingua straniera, sono vostre, perché le avete ripetute, le avete pronunciate, le avete sentite in bocca. E se ora provaste a riascoltare tutto da capo, senza fermarvi, solo per il piacere di ascoltare l'italiano che scorre? Potete farlo dopo, quando avete tempo. Mettetevi comodi, chiudete gli occhi e lasciatevi accompagnare dalle voci. Perché imparare una lingua non è solo una questione di grammatica o vocabolario. È un'esperienza, è emozione, è sentirsi parte di qualcosa di più grande. E ora, prima di salutarvi, vogliamo ricordarvi qualcosa di molto importante. Non serve fare tutto in un giorno. Non serve parlare perfettamente da subito. Basta un piccolo passo ogni giorno. Una frase ripetuta, un dialogo ascoltato, un momento in cui scegliete di parlare invece di tacere. E noi siamo qui, ogni volta, per accompagnarvi, per incoraggiarvi, per ricordarvi che ce la potete fare. Perché ogni volta che dite «non vedo l'ora di», ogni volta che chiedete «che ne dici se», ogni volta che vi dite «è ora di darmi un'organizzata», non state solo imparando l'italiano, state vivendo in italiano. E questo è il vero successo. Allora, pronti per l'ultimo passo? Pronti per il nostro saluto? Prima di salutarvi, vogliamo dirvi una cosa dal cuore. Grazie. Grazie per essere stati qui, per aver dedicato il vostro tempo a questa lezione, per aver ascoltato, ripetuto, provato. So che a volte può sembrare faticoso, che certe volte vorreste capire di più, parlare meglio, andare più veloce. Ma sappiate che ogni parola che avete pronunciato oggi, anche se sottovoce, anche se con un errore, è un passo avanti. E noi siamo fieri di voi, sul serio. Perché imparare una lingua richiede coraggio, richiede umiltà, richiede costanza. E voi, scegliendo di ascoltare una lezione in italiano, di provare a ripetere, di non arrendervi davanti a una frase difficile, avete già dimostrato tutto questo. Quindi, se oggi vi sentite un po' stanchi, se pensate di non aver capito tutto, va bene. L'importante è continuare. E se volete, potete riavvolgere, riascoltare, fare l'esercizio di ripetizione un'altra volta. Nessuna scadenza. Nessun giudizio, solo voi e la vostra voglia di migliorare. Ora però abbiamo un piccolo invito per voi. Se questa lezione vi è piaciuta, se vi è stata utile, fateci sapere che ci siete. Lasciate un commento, scriveteci «Ho provato lo shadowing e ce l'ho fatta», oppure «Non vedo l'ora di usare «che ne dici se» con un amico italiano». Non c'è niente che ci faccia più felici di sapere che state usando quello che vi insegniamo. E se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale. Così non perderete le prossime lezioni, con nuovi dialoghi, nuovi temi della vita reale, nuovi esercizi per parlare con più sicurezza. Ogni settimana un nuovo passo avanti, insieme. E condividete questa lezione con qualcuno che sta imparando l'italiano. Forse c'è un amico, un collega, qualcuno che ha detto «vorrei imparare ma non so da dove cominciare». Mandategliela, ditegli «prova questa, è facile, è reale, è per te». Perché condividere non toglie niente, anzi, moltiplica. E ora il nostro arrivederci. Ma non è un vero addio, è un a presto. Perché noi ci rivediamo nella prossima lezione, nel prossimo dialogo, nella prossima frase che imparerete a dire senza pensare. Quindi non fermatevi qui. Parlate, anche da soli. Ripetete ad alta voce. Che ne dici se imparo l'italiano un passo alla volta? E la risposta è: sì, lo sto già facendo. E ricordate,
Non serve essere perfetti, basta essere presenti, basta provare. Allora, arrivederci davvero. Con affetto da Giovanni e da Amia, Alessia. E soprattutto, Grazie di esistere. alla prossima!